ben ritrovati in questo nuovo video davvero ma davvero speciale. Infatti Anna Maria ci sta accompagnando a Modena, dove vivremo una grandissima avventura, ma così grande che dovrò metterla su 2 video per potervela raccontare tutta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e impostate la campanella per essere pronti a vedere la seconda puntata appena la pubblicherò. La nostra è una storia straordinaria, fatta con un perfetto mix di ingredienti davvero eccezionali, unici anche se famosi in tutto il mondo. Venire qui e trovarseli davanti, addirittura assaggiarli, è un'esperienza che regala emozioni forti e vedrete che anche noi non ne siamo rimasti immuni. Ma andiamo con ordine. L'agenzia di comunicazione Nevent di Modena, con il suo amministratore Antonio, che ci accompagnerà lungo il nostro percorso di visita, ha progettato una sorta di test on the road, studiato a misura di camperista, patrocinato dall'Associazione Esperti Degustatori Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, e ci ha invitati a metterlo in pratica con il nostro camper, cercando così di valutare concretamente le potenzialità e la capacità di questo territorio nell'attirare e soddisfare l'interesse di chi viaggia con la casa su ruote ed ha voglia di abbandonare gli itinerari più frequentati. Questo video resta semplicemente il racconto di un'esperienza indimenticabile, vera, spontanea e ripetibile da chiunque. In ogni caso cercheremo di trasmettere in modo attento ed imparziale le nostre impressioni sui prodotti, i servizi e le attrazioni che abbiamo incontrato in questo viaggio di 3 giorni, che ci ha permesso di svelare uno scrigno di incredibili tesori in questa terra meravigliosa. Per il nostro soggiorno abbiamo sostato nella campagna modenese, ospiti del Camper Club Mutina di via Collegarola, nella loro bellissima area sosta, che comprende anche un grande e moderno rimessaggio per camper e che sono adiacenti al campo di rugby di Modena. Ma eccoci arrivati all'area sosta, ci sistemiamo ed andiamo subito a farci raccontare tutto dalla presidente del Camper Club, la signora Norina Alberti. Venite! Io sono Norina Alberti e sono la presidente del Camper Club Mutina da 6 anni. Ecco, Camper Club Mutina, ci racconti dove siamo, visto che in questo momento l'intervista la stiamo facendo appunto all'interno di questa bella struttura. Allora, noi siamo a Modena, direi che questa è l'area di sosta ufficiale di Modena, è l'unica attrezzata, diciamo, oltre a qualche parcheggio che c'è vicino al centro, che sono parcheggi misti, insomma. È aperta da circa 16 anni, quando il comune ci ha dato la possibilità di fare sia il rimessaggio che l'area di sosta. Tutto quello che vedete costruito è stato realizzato da dei camperisti. La capacità è di circa 45 piazzole e quando ci sono dei ponti ci sono molte famiglie che vengono qua. Anche per visitare Modena, ma soprattutto per visitare Modena e tutte le sue attrattive, diciamo. Allora, noi abbiamo un camper service che praticamente è doppio. Abbiamo 2 camper service, uno anche per quei camper che ancora non hanno una cassetta da poter svuotare nei vuotatoi. Poi abbiamo diversi punti di acqua potabile, quindi diverse fontanelle distribuite per tutta l'area. C'è la corrente per tutte le 45 piazzole e una sala ricreativa, anzi 2 sale ricreative che soprattutto nei mesi invernali permettono ai camperisti di fare aggregazione, di programmare dei raduni, insomma, perché qua c'è questa possibilità. Quindi tutti i servizi, docce, WC e lavandini con l'acqua calda compresa nel prezzo, quindi senza il gettone o la moneta, e tutti i servizi che abbiamo sono compresi nella quota che si paga. Quest'area sembra quasi un piccolo campeggio perché è organizzata molto bene e tutto, però è un'area sosta e quindi ha dei vincoli, delle limitazioni. Ad esempio, la durata massima della permanenza? La durata massima sono 48 ore e questa è un'area di parcheggio, insomma le piazzole non sono molto larghe, diciamo che la possibilità di mettere giù tavoli, sedie è un po' limitata.
Voi siete aperti tutto l'anno, ma c'è una stagionalità o un periodo migliore rispetto a un altro in cui conviene venire qui? Allora, diciamo che i periodi tra, non so, marzo fino a fine giugno, ecco, quello è un periodo che per noi è ottimale perché non c'è ancora molto caldo, cioè la gente può raggiungere Modena con la bicicletta perché c'è una bella pista ciclabile in mezzo ai parchi, che è lunga circa 6 km, e quindi ti puoi godere proprio la città e anche i dintorni. Con la viabilità per raggiungervi è facile, perché abbiamo l'uscita dell'autostrada qui vicina, quindi Modena Sud è quella conveniente, si diceva, ed è tutta in piano, per cui non ci sono problemi, anche per i mezzi più grandi non hanno problemi per arrivare. No, assolutamente. E la cosa che io ho percepito qui da voi è una grandissima disponibilità, accoglienza e ospitalità, e questo ci fa molto piacere. Da parte mia posso confermare che l'area sosta Mutina è effettivamente molto ben organizzata, con un'ampia gamma di servizi utili, tutti mantenuti in modo impeccabile e fruibili senza costi aggiuntivi. Il prezzo, avete visto, è di 20 euro al giorno per l'equipaggio ed oltre alla sosta comprende la laccia alla corrente elettrica e l'acqua calda nelle docce. L'area dista circa 6 km dal centro di Modena, che noi abbiamo raggiunto in bicicletta sul percorso misto tra ciclabile e piccole strade di campagna, carine anche. Invece un punto di attenzione è che l'area non è servita dal trasporto pubblico, la fermata degli autobus più vicina è a circa 1 chilometro. Interessante osservare che sull'app Park for Night l'area sosta Mutina ha ottenuto il punteggio di 4,63 su 5. Ma prima di iniziare con la nostra visita di Modena e dintorni è doveroso un piccolo richiamo storico. Le prime notizie sicure sulla città di Modena risalgono all'inizio del secondo secolo a.C., quando i Romani crearono la grande arteria della via Emilia e, su un più antico insediamento etrusco, fondarono la colonia di Mutina, l'antico nome di Modena, un grande insediamento con le tipiche caratteristiche delle città romane di allora. Ragazzi, buongiorno, ecco, abbiamo passato una notte tranquillissima qui al Mutina Club e adesso ci spostiamo con il camper, vista anche la pioggia. La prima tappa della caccia ai tesori che ci ha organizzato l'agenzia Nevent si trova nel comune di San Cesario sul Panaro, sempre in provincia di Modena e che dista meno di 14 km dall'area sosta Mutina. In pochi minuti il navigatore ci porta in un'anonima zona industriale. Parcheggiamo il camper lungo una strada laterale ed eccola la moderna struttura in vetro verde del museo Orazio Pagani. Abbiamo letto che questo è il luogo dove l'arte incontra la meccanica, la passione prende forma e la velocità diventa una scultura. Il museo è aperto tutti i giorni feriali dalle 9:30 alle 17, al sabato dalle 9:30 alle 12:30, mentre domenica e festivi è chiuso. Il costo dell'ingresso è di 18 euro a persona, con riduzioni e gratuità per i minori e altre categorie di ospiti. Scarichiamo subito l'audioguida che ci accompagnerà nella nostra visita individuale, che richiede circa un'ora. Con grande emozione siamo pronti ad ammirare ciò che ebbe inizio con il sogno di un giovane argentino appassionato di auto. Ad illuminare il giovane Orazio, che ha origini italiane, è stata soprattutto la figura di Leonardo. E restò folgorato leggendo la sua affermazione: arte e scienza sono discipline che possono lavorare mano nella mano. Fin dall'inizio il piccolo argentino dedicava il suo tempo libero alla costruzione di modelli in legno di auto uscite dalla sua fantasia. Qui, tra le linee sinuose fatte di materiali pregiati che prendono forme armoniche e mirabolanti, io e Anna Maria restiamo sbalorditi ed emozionati come bambini nell'ammirare quelle che chiamiamo macchine, ma che sono vere e proprie e preziosissime opere d'arte, dai prezzi che si calcolano in milioni di euro ciascuna. Zonda o Aira, modelli che fanno risplendere la storia dell'automobilismo. Ognuna di queste vetture è un capolavoro di ingegneria e di design, con prestazioni tecniche e sensoriali assolutamente straordinarie. Stiamo cercando di immaginare come potrebbe essere trovarsi al volante in pista su un bolide come questi, un'esperienza indimenticabile. Ma visitare il Museo Pagani è davvero un'esperienza unica, un viaggio nel mondo dell'esclusività e del lusso.
È sbalorditivo vedere come ogni dettaglio sia stato curato con maestria e ogni auto rappresenti una storia da raccontare. Chi ha detto che con le hypercar più estreme del pianeta non è possibile macinare chilometri in abbondanza? Ebbene, questa Pagani Zonda C12 del 1998, completamente restaurata e ribattezzata La Nonna, ha già percorso più di 1 milione di chilometri. Il Museo Pagani è molto più di una semplice esposizione, è un omaggio alla passione, all'artigianalità e all'innovazione, un luogo dove i sogni prendono vita e la velocità diventa arte. Siamo rimasti davvero colpiti ammirando l'eleganza, la raffinatezza e la tecnologia di queste auto. Non eravamo grandi appassionati di motori prima di venire qui, ma ora si è accesa una nuova scintilla. Il Museo Orazio Pagani è un luogo che affascina sia gli esperti sia i neofiti e uscendo da qui ci portiamo via una prospettiva nuova. Ecco ragazzi, allora visto il Museo Pagani, che dico la verità, noi abbiamo trovato entusiasmante e non siamo proprio appassionati di motori, però bellissimo veramente, cioè quelle cose incredibili. Adesso, vista l'ora, ci dirigiamo al secondo tesoro scovato per noi dall'amico Antonio di Nevent. Andiamo a pranzo all'antica trattoria La Busa a Spilamberto, famosa per la sua cucina tradizionale e l'atmosfera familiare, ma anche per l'importantissimo legame con il mondo dei motori. Attualmente la trattoria La Busa è condotta da Simone Guerri, ma il tocco speciale che caratterizza l'ambientazione del locale è dovuta a suo padre Luciano, che ha sempre lavorato per le grandi industrie automobilistiche della zona, come De Tomaso, Lamborghini e Ferrari, anche con ruoli di grande responsabilità. Ecco spiegato il perché dei tanti cimeli motoristici che troviamo in ogni angolo, ma non basta, perché La Busa ancora oggi è uno dei punti di riferimento preferiti dai grandi nomi del mondo delle corse. Qui si incontrano piloti, tecnici, meccanici, oltre che grandi artisti e personaggi dello spettacolo. A sua destra è quello di Valentino Rossi, tanto per capire. Simoncelli in mezzo qua? Questa è una saletta che ha una storia incredibile e soprattutto è stata frequentata da personaggi assolutamente mitici, dal commendatore Ferrari, Schumacher, Arnoux, tutti personaggi che quando volevano essere un po' tranquilli, quindi entravano dalla porta secondaria, si potevano un po' isolare, stare tranquilli, magari dopo aver fatto delle prove a Fiorano, che dista da qui pochissimi chilometri. Quindi poi vedete anche alle pareti ci sono foto storiche, Scheckter, Villeneuve, sono tutti personaggi che per chi ama il mondo dei motori sicuramente fanno battere forte il cuore. La famiglia Guerri, perché qui è praticamente quando è entrato giovanissimo nella squadra corse, qua si può vedere col maglioncino giallo, con i occhiali scuri, con il dottor Ferrari, e di fianco c'è appunto un giovanissimo Luciano Guerri. Ovviamente la qualità della cucina e dei piatti che vengono serviti sono sempre all'altezza. La Busa è uno dei pochi ristoranti tradizionali a Modena in cui si può ancora gustare il tipico carrello dei bolliti e degli arrosti, insieme alla pasta fresca fatta rigorosamente a mano e ai piatti tipici modenesi. Gnocco fritto. Probabilmente servirà. Ed ecco che il signor Luciano Guerri ci dedica una copia del libro che racconta la sua vincente storia. Ecco ragazzi, siamo usciti dal ristorante La Busa, è stata veramente un'esperienza di eccellenza, veramente. Dopo questa entusiasmante esperienza gastronomica, con un tragitto autostradale di 22 km, ci spostiamo a Campo Galliano per scoprire la terza tappa del nostro percorso,
il singolare Museo della Bilancia. E qui ci accoglie con grande disponibilità Maurizio, che adesso ci racconta tutto di questo interessantissimo museo adatto a grandi e bambini. Benvenuti appunto al Museo della Bilancia, siamo a Campo Galliano, a poca distanza da Modena, Carpi e Reggio Emilia, quindi nel cuore dell'Emilia Romagna, all'innesto delle autostrade del Brennero con quella del Sole, quindi un punto facilmente raggiungibile. Campo Galliano è chiamata anche la città della bilancia perché fondamentalmente abbiamo una lunga tradizione nel campo della costruzione degli strumenti per pesare e per misurare in genere. Infatti dal 1860, quindi un anno prima dell'unità del Regno d'Italia, che a Campo Galliano, un piccolo paese appunto di natura rurale nel cuore dell'Emilia, si producono bilance. Quello che è il peso sulla Terra è simulato anche quello che sarebbe il mio peso sulla Luna o su Giove. Subito dopo l'unificazione del Regno d'Italia erano incaricati di diffondere le nuove misure del sistema metrico decimale. Quindi erano stati creati questi kit che comprendono appunto una serie di bilance, ma si vede c'è anche un metro e in alcuni kit è ancora presente anche un litro, che fanno da punto di riferimento per quelle che sono, diciamo così, le misure. Da una parte metto la merce, dall'altra dei pesetti di massa nota, che però cominciano a mettere insieme l'elettromeccanica, quindi cominciano ad utilizzare l'energia elettrica, è andata in uso nel macello comunale e quando il macello comunale è stato dismesso è diventato patrimonio del museo. Perfetta per il nostro nipotino Gioele. Per quanto riguarda i prezzi, vediamo che il biglietto intero costa 5 euro, che vale però anche come biglietto famiglia. Varie convenzioni, ad esempio con il Touring o con la Coop, consentono di ottenere il biglietto ridotto a 2,50 euro, ma ci sono delle convenzioni speciali anche per i gruppi scolastici. Potete trovare tutti i dettagli sul sito web. Il mattino seguente usciamo con il camper dall'area sosta Mutina prima delle 8, perché anche oggi dovremo affrontare un'altra impegnativa giornata a caccia di nuovi tesori che soltanto questo territorio può offrire. Abbiamo appuntamento alle 8:30 nella campagna di Castelfranco Emilia con il signor Mario Gambigliani Zoccoli nella sua magnifica e grandiosa villa storica, dove più tardi ci farà conoscere i segreti della sua acetaia tradizionale. Eccoci arrivati nella meravigliosa tenuta di Gambigliani Zoccoli. Intanto però lasciamo il camper qui nel suo giardino, tiriamo giù le nostre bici e ci dirigiamo al vicino caseificio Bio Reggiani. Questa è una strada privata, siamo entrati, c'era il cancello ed eccoci alla Bio Reggiani. L'agenzia Nevent ci ha prenotato una visita guidata che partirà puntuale alle ore 9 per farci scoprire come nasce il parmigiano reggiano biologico, anche questo uno scrigno di bontà e di salute. Nel caseificio Bio Reggiani, tra le attività più importanti, c'è proprio l'organizzazione delle visite guidate, sia perché dimostrano la trasparenza del sistema produttivo e poi danno l'opportunità di far conoscere l'origine di un prodotto invidiato in tutto il mondo. Tra 2 weekend ci sarà l'evento di Caseifici Aperti e quindi è un evento molto bello, molto importante, dove richiama un sacco di persone sia il sabato che la domenica. Entrano una alla volta in ogni box, vengono disinfettate le mammelle e attaccato il gruppo della mungitura. Questo è un tappeto mobile, quindi la vacca rimane ferma e 6-7 minuti fa il giro, si sposta. Questa è l'area esclusiva di produzione del parmigiano reggiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la linea di produzione, quindi dal foraggio al formaggio, che è il magazzino di stagionatura, devono essere all'interno di questa area. Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna solo il lato sinistro del fiume Reno, Mantova solo il lato destro del fiume Po. La partecipazione alla visita guidata costa 20 euro a persona e comprende anche l'assaggio finale di prodotti con diverse età di stagionatura. Un'esperienza secondo noi molto bella e interessante, da provare sicuramente. Mese anno
Villedu è il numero di matricola, quindi è il nome, diciamo, di questo caseificio, è come la targa della macchina. Galleggiano, quindi sono a 1047, partono questi rulli e vengono girate, specie di fantoni 2024, no, il 24 di settembre. Proprio assaggiarle i due estremi, diciamo. 24, 36, 100. 30, 24, 30 e 100. È molto elastico. Molto saporito. E anche in bocca, la mia bocca fa fatica poi a... Prendiamo un bel percorso sterrato e torniamo a Villa Gambigliani Zoccoli, sede di un'importante acetaia storica dove il signor Mario con il figlio Giorgio e la loro grande famiglia producono l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Qui il visitatore viene accolto come un amico di famiglia ed ha la possibilità di immergersi nel magico mondo dell'aceto balsamico, ascoltando, osservando e assaggiando. Vi saluto tutti, diamo inizio alla nostra visita. Allora, aceto tradizionale DOP, come abbiamo io e Anna Maria in mano, ha una storia, è un prodotto molto strano e particolare, a partire dal nome perché si chiama aceto ma non abbiamo aceto negli ingredienti. Ma un'altra cosa strana è il livello di invecchiamento. Minimo 25 anni di invecchiamento per l'extra vecchio e minimo 12 anni per quello che se possiamo chiamarlo più giovane. Questo comporta il fatto che non puoi essere un produttore di aceto balsamico tradizionale di Modena se non hai una lunga storia di famiglia. E la lunga storia di famiglia la vediamo un po' qui alle nostre spalle. Noi abbiamo il nostro albero genealogico che inizia nel 1400 con Angelo Gambiglioni. Vedete il nostro stemma di famiglia che ha il giglio tipico toscano. Perché nella bibliografia c'è scritto che ad Arezzo, in Corsa Italia, c'è una lapide attaccata lungo una strada dove dice: qui nacque e visse Angelo Gambiglioni, giudice e senatore romano. Io ovviamente sono nella parte bassa con mia moglie, i miei 3 figli, ma poi ci sono 5 generazioni che cerchiamo di presentare a tutti coloro che vengono in visita in acetaia, perché poi quando andremo in acetaia troveremo le botti che fanno riferimento alle persone che sono sull'albero genealogico. Bellissimo, bellissima questa cosa. Poi io potrei parlarti un'ora, ma non. Quindi io direi che abbiamo tutto quello che ci serve per poter salire in acetaia. Dopo il lungo racconto della storia e del metodo di lavorazione dell'acetaia, il signor Mario ci accompagna a vedere una parte delle sue antiche botti. Ovviamente per l'aceto si fa esattamente il contrario rispetto a quello che si fa con il vino. Non si mette in cantina, bensì in soffitta. Questo è un piccolo museo che è perennemente under construction, perché non si finisce mai di buttarci dentro della roba. Questo sarebbe il percorso dell'uva, la si pesa, la si sgualcisce, la si pompa nel vecchio focone e la vediamo all'interno. In alto a destra un lungo corridoio di 20 metri è una biblioteca, una libreria balsamica, 15 scaffali bifronte, 4 o 5 piani, 850 barili. In basso a destra, su 3 livelli, 70 barili di castagno siciliani da un quintale, 1954-1955, Elena e Laura, le mie 2 sorelle. Infatti vedete che le 2 batterie sono praticamente identiche. 1970, queste fanno parte delle batterie che mio padre fece partire. Quando io avevo 10 anni mio fratello ne aveva 6, quindi noi eravamo dei bimbetti, ma lui, come vi ho raccontato, non pensò a noi, ma Giorgio, Laura e Maria Teresa, che è qua. Veniamo su dopo la prima estate, ci lavoriamo in inverno, cosa facciamo? Scopriamo le botti. La prima cosa che vedete che a metà fra la magia e la follia è che i barili sono sempre aperti. Perché magia o follia? Perché dimentichiamo qualcosa fuori dal frigo, dopo una settimana, 10 giorni, cammina da solo in cucina. Noi abbiamo un prodotto in un contenitore di legno, quindi è tutto meno che asettico, che si autoconserva da solo per 120, 70, 50 anni, con 40 gradi in estate e 1-2 in inverno, perché le finestre non hanno i vetri. E vedrete dopo che la superficie è perfettamente a specchio.
L'acciaitaia Gambigliani Zoccoli organizza frequenti visite guidate. Il calendario si trova nel loro sito web. La visita si conclude con una ricca degustazione di aceto balsamico in abbinamento ai prodotti che hanno reso l'Emilia-Romagna famosa nel mondo, quali varie stagionature di parmigiano reggiano, ricotte di mucca e di pecora, frittata con verdure, gnocco al forno, grande tagliere di salumi, risotto alla parmigiana, dolce caffè, amari della casa. In pratica si ha un pranzo completo, fatto di ingredienti di altissima qualità. Il costo della visita con la degustazione è di 30 euro a persona. Il signor Mario ci conferma che è ben felice di accogliere i camperisti nel suo parco per il tempo necessario a visitare l'acciaitaia. Esperienza indimenticabile da raccontare agli amici increduli. Vi accogliamo come amici nella nostra casa, dove noi abitiamo fisicamente. Quindi, se proprio non ce la fate, potete dormire anche di notte, ma poi siete nostri, vi prendiamo e non vi facciamo uscire finché non vi apriamo il cancello della villa come se foste a casa nostra. Io amo dire che siamo stati felicemente travolti dai turisti a Modena, perché l'aceto balsamico è famoso in tutto il mondo. A un turista gastronomico dire aceto balsamico è come dirgli gondola. Gondola non c'è dubbio, Italia-Venezia. Aceto balsamico non c'è dubbio, Italia-Modena. Chi viene da noi, è vero, avrà una degustazione che sostituisce il pasto, ma vive un'esperienza pazzesca, perché gli trasferiamo la famiglia, la passione, l'accoglienza. Io dico, chi entra dentro diventa un mio amico, perché trova il cancello chiuso e deve suonare. Delle volte questo stupisce, ma è proprio quello che noi cerchiamo di trasferire. E ripetiamo, se dovesse arrivare ancora qualche camperista a venirvi a trovare, poi lo fate entrare con il camper. Deve suonare il cancello perché sì, è casa nostra. Ma normalmente non si pernota, qui non è. Normalmente non si pernota. Tranne... pernoto io. Esatto, esatto. Vi aspettiamo. Allora ragazzi, veramente molto bella e interessante la spiegazione del signor Gambigliani di come funziona la sua acciaitaia e tutta la sua storia, davvero eccezionale. Poi la degustazione ottima, direi ottima, perché prodotti di qualità a partire dall'aceto balsamico DOP di Modena. Adesso però abbiamo ripreso il camper e ci spostiamo a Nonantola, è qui vicino, questione di pochi chilometri, dove andremo a visitare la cantina Giacobazzi con i suoi cimeli. E poi andremo all'abbazia di Nonantola, un'abbazia importantissima, ha un grande valore storico e artistico. Ma tutto questo, insieme a tante altre cose, come ad esempio il museo Enzo Ferrari, lo vedremo nel prossimo video. Ragazzi, seguiteci, mi raccomando, non perdetevelo perché è una storia veramente bellissima. Ciao a tutti, ciao al prossimo video.